fuori. Vorrei coprire un po'. Welcome, welcome, ciao Donato. Ciao, ciao, ciao. Ciao a tutti. Ora insolitissima, ma scusate, ma i miei sono una donna impegnata e quindi non riesco questa sera a fare la diretta con il mio caro Moonchild. Un Sì, secondo no, ma solo che condivido. Mhm. Io adesso non riesco perché sono dal cellulare, oggi anch'io anomalo, sono al lavoro anch'io e quindi mi trovo in una biblioteca e mi sentirete un po' ad eco, ma purtroppo non posso entrare. Ce la posso fare. Abbiate pazienza, arrivo. Sì, sono proprio nelle scale qui di questa biblioteca che si chiama Pablo Neruda a Berlino, dove appunto io lavoro quotidianamente a questo mio progetto e quindi ogni giorno vengo qui. Ora mi trovo nelle scale perché non posso parlare dentro, bisogna fare silenzio e quindi sono qui. Sentirete un po' di eco. Ah, eccomi qua. Eccola, è tornata, eccola. Quanto sei Cari- multicolore, oggi sei ovviamente, mille come colori. sempre, ci sono tutti i colori dell'arcobaleno. Belli. Invece io sono orgata nel Mar Rosso, ragazzi, questa onda della guarigione, Kim 27 si inizia al mare. Beata te. L'ho già notato ovviamente ieri, sono riuscita a trovare 2 ore di break rubate alle mille cose che dovevo fare, perché oggi, giorno meraviglioso, Kim 27 inizia un viaggio iniziatico per alcune anime che arrivano in Egitto e arrivano stasera e stanotte. Quindi pensate che meraviglia, senza volerlo arrivano proprio nel giorno Nell'onda magnetico. della guarigione, poi soprattutto. Tra l'altro una delle ragazze compie gli anni oggi ed divento, quindi viaggerò con una mano magnetica, vedete che meraviglia. Wow, Cioè, quindi bellissimo, tutto è assolutamente super sincronico, no? come Quindi sempre. ringraziamo le sincronicità meravigliose che stanno arrivando, no? E quindi Bellissimo, sono sì. sarà durante proprio questa onda faremo tutto il percorso che sarà una grande guarigione per tutte di 11 giorni e ritorneremo qui a Orgada l'ultimo giorno a fare il bagno, ovviamente. Speriamo perché oggi arrivano tardi, non hanno tempo di Anche stare al mare. anche per tutti noi, si spera, Sì, fatene certo, ma noi vi molte. portiamo con noi, sempre assolutamente vi portiamo con noi. eh, in questo grigiore berlinese, che poi oggi c'è Sì, il mi sole ha mandato per una delle lì. ragazze, sta partendo da Bologna e ce la sta nevicando in tangenziale, mi ha mandato la foto della neve Ah, in tangenziale, pensa un po'. pazzesco. Io le ho mandato la foto della piscina qui dove sono adesso con tutto il mare, con tutto il sole. Quindi, guarda, non siamo tanto lontani, eh? Non siamo tanto lontani, veramente. No, No? infatti. Mm-mm. E quindi bello, no? Tutto questo è Sì, molto bello. bellissimo. No, qua c'è il sole oggi, per fortuna, finalmente un po' di cielo blu. E quindi dai, Bene. si apre un Quasi, po' ovviamente è questa finita la... onda di guarigione con un po' di sole. Bene. No, invece proprio neve a Bologna. Ah, però. Ciao Giulia! Ciao. Quando vedo... Ma sì, qualcosa da appoggiare questo cellulare. Allora, arrivo, eh. Ci sono. Oh, scusate. Eccoci qua, eccoci qua. Allora, scusate l'ora, come vi ho detto, perché dopo arrivavano le ragazze e non riuscivo a farci.
E quindi benvenuti in questa nuova onda. Ciao Mimma. Ciao. E, puoi fare? 27 mano magnetica, eccoci qua, una nuova energia di guarigione. Vediamo un attimo che cosa ci porteranno questi 13 giorni. Come sapete, utilizzo i miei oracoli e il nostro Moonchild che è in qui di Berlino, in un angolo luminoso però della libreria. Sì, anche troppa luce, guarda. Io sto con gli occhiali da sole qui dentro. No, 2 soldi ragazzi mi sembrava veramente un mafioso, cioè, Ma che, basta, guardate come sapete sto bene. sì, Guardate no, che guardate che bello. totalmente con gli occhiali perché ci rimuovo dal Sono live, meravigliosi, Io sono meravigliosi. la Queen può rimuovere dal live, quindi I miei attenzione, occhiali. portati bene. E da Berlino lui ci illustra tutta l'onda tramite lo Stalking Maya. Ciao Alessandra, buongiorno. E Ciao. iniziamo un pochino a vedere che cosa porta questa onda. Come sei andata l'onda scorsa, Donato? Raccontami. Ah, guarda, c'è stato finalmente il risveglio del mio serpente grazie a Maldek e al mago, quindi si sono risvegliati alcuni sensi finalmente, quindi Non scegliamo in particolare, no. perché tanto sapete, tanto ma lo conoscete, e quindi Però sì, diciamo che l'immaginazione finalmente si è materializzata, ecco, i sogni, alcuni sogni. Ah, e cosa fai? Hai cambiato cambiato. inquadratura. Così si vede di più il tuo faccione. Allora mi metto gli occhiali, se fai così si inizia a fare che Sapete che io ottimo. non ho mai pace, come mi dicevano anche da piccola, non stai mai ferma, ma. Quindi, facciamo un grande respiro, come sempre, chiedo l'aiuto a tutti da casa, grande respiro, e entriamo nella energia di questo quinto 7, mano magnetica, blu, mano blu. E dice, io unifico per conoscere, attraendo la guarigione, sigillo la riserva della realizzazione con il tono magnetico del proposito. Sono guidato dal mio potere duplicato. Grande respiro, lasciamo entrare questa guarigione in questa nostra vita, vediamo un po' che cosa ci porta questa onda, andiamo a vedere cosa ci vuole dire. Guardate, questa onda della mano ci chiede assolutamente di fidarci assolutamente di noi, cioè di portare proprio come se dovessimo portare quella freccia, invece di farla lontana proprio qui dentro il nostro cuore, fidandoci della nostra verità, fidandoci di chi siamo, della lealtà. Una grande lealtà chiede verso di noi assolutamente e ci chiede anche di eh, chiederci che cosa sono le cose che vogliamo portare in guarigione nella nostra vita, cosa vogliamo portare qui adesso tutti i giorni per fare in modo che la nostra vita possa migliorare e possa essere più armonica con noi stessi. Che cosa di questa cosa vi piace fare? Che cosa sono le cose che vi piace fare? Cosa sono le cose che sapete fare meglio? Quindi iniziamo a vedere che cosa ci vuole dire. Voilà, i giochi sono fatti, pronti.
Allora, oggi nel tono 1, che è il tono magnetico di oggi, l'onda della mano ci chiede di portare un po' di equilibrio, come se vi doveste fermare un attimo. È un po' come una barca che dovete trovare un equilibrio per non cadere dalla barca. Quindi state assolutamente ehm, nel riportare un po' tutte le cose in ordine e andare a vedere ciò che non è in bilanciamento, ciò che ancora non è stato messo a posto. Ok? Quindi guardate questo. E questa onda ci chiede già da domani, guarda un po', poi sapete che il secondo giorno è il giorno del lunare, quindi è la sfida proprio, e domani ci chiede veramente di affidarci veramente, di smettere di tenere delle cose in mano. È come se per passare avanti a questa guarigione, per riuscire ad andare in questa guarigione, noi dobbiamo veramente affidarci totalmente, lasciarci andare, lasciare capire quali sono le cose importanti che sono per noi. Veramente, smettere di stare attaccati a quelle che sono le solite cose, le solite tematiche, che noi andiamo avanti un po', poi torniamo indietro e le riprendiamo. No, fate qualcosa di nuovo, fate qualcosa che cambi completamente. Ed è proprio questo che vi sta chiedendo questa onda, di cambiare questo. Vi chiede di affidarvi totalmente, di aprire quelle braccia e di lasciare andare e di fidarvi perché siete guidati. Questa onda è guidata da una grande guarigione, c'è come una grande mano che vi sta sulla vostra testa in questi giorni, quindi approfittate di questi 13 giorni, sono veramente importanti perché ci chiedono anche di iniziare a fare qualcosa finalmente, lasciando andare tutti quegli attaccamenti che veramente ci porta a innalzarci spiritualmente, a innalzare il nostro corpo, innalzare il nostro spirito. Chiedete al vostro corpo come lo state trattando, chiedete che cosa si sta muovendo dentro di voi, che cosa potete fare affinché quello spirito che abita quel corpo possa veramente sentirsi a suo agio. Smettiamo di farci del male, smettiamo di essere i nostri nemici, diventiamo i nostri alleati. Questa è una parola molto importante. E ci chiede di stare, di rimanere immobili e di provare a guardare le cose senza agire. Guardate un po' che cosa si sta muovendo. Ci sono molte cose di cui voi non siete coscienti che si stanno muovendo e invece dovete rimanere un attimo lì e fermarvi. E che cosa dovete scoprire? Guardate un po'. In uno dei giorni più potenti dello Solkin, voi dovete scoprire il vostro cuore, dovete mettervi in contatto con quel cuore, dovete prendere quel cuore e portare quel cuore veramente a guarire, affinché tutto il resto in risonanza possa seguirlo, corpo e spirito. Allora sì che si apre una strada per voi, si apre una strada e a metà dell'onda, proprio nel giorno 7, il giorno perfetto, si aprono delle strade, ci sono delle chance che vedrete, sono chance nuove, nuovi modi di vedere le cose, nuove possibilità che arriveranno in questa onda, che si aprono. Ok? E c'è una ricerca che viene proprio fatta per trovare il vostro centro, trovare dove voi vi trovate bene, trovare dove voi siete. Ciao Annina! Trovare dove voi volete stare, ok? E che cosa vi c'è? C'è una chiama, è come se questa onda a un certo punto vi muovesse a tutte le acque e vi facesse vedere una direzione dove vi chiede di andare, perché è ora di fare un cambiamento, è veramente ora di fare una trasformazione, non è veramente ora di trovare veramente chi siete, ok? Quindi credete veramente in voi.
e incominciate a camminare una strada nuova, una strada che ha una grandissima luce, una luce che vi chiama, anche se è molto debole all'inizio. E che cosa vi chiede? Vi chiede di fare un cambiamento per che cosa? Per riportare equilibrio. Che cosa chiede la mano? Chiede di mettere giù quelle basi, chiede di portare a terra una guarigione. Cosa diceva prima, quando vi ho letto la mano? Mi diceva sigillo alla riserva della realizzazione. Realizziamo qualcosa. È ora il momento, questi 13 giorni, che noi possiamo portare veramente qualcosa sulla terra e possiamo realizzare qualcosa che è assolutamente solo per noi. Quindi seguite cosa diceva, seguite all'inizio, seguite la vostra voce, seguite il vostro intento, perché solo in questo modo voi potrete portare alla realizzazione. Allora sì, che si apre una strada nuova ed è una strada che voi probabilmente camminerete nella stessa strada, non sarà diversa, ma cosa succederà? Che vi sentirete a vostro agio, che starete proprio lì e direte, ma sai che oggi sto più comodo? Che tutto ciò che è intorno a me, che sento che è intorno a me, lo sento in risonanza con me. Perché? Perché vi ricordate quando vi ho detto la risonanza del vostro cuore che porterà tutto come in equilibrio, in sincronicità? Perché mi permetto di portare quella guarigione dentro di me, mi permetto di iniziare a camminare in questi 13 giorni in risonanza con me stesso. Mi viene molto questa parola per questa onda, risuonare. Pensate di essere come dei tamburi che incominciate a suonare. In Africa la serie di tamburi iniziano a suonare e suonano in tutti i villaggi, si sentono da lontano, quindi risuonate col vostro tamburo. E qual è il nostro tamburo? È il nostro cuore, ragazzi. Quindi lasciate che il vostro cuore risuoni e voi seguitelo, mettete questo intento, parlate con il vostro corpo e sentite di cosa ha bisogno e rimettete giù quelle basi, rimettetele belle, belle, potenti e sapete qual è l'ingrediente che manca? Il fidarvi di voi, mi fido di me. Solo in questo modo io posso passare oltre il resto. Quindi ricordatevi di fidarvi di voi, solo in quel modo voi potrete trovare giovamento da questi 13 giorni di questa onda della mano. Okay. Andiamo a vedere gli aiuti. Un pochino, aiuti. Guarda un po'. Cosa ci aiuta in questa onda? Le relazioni sacre. Guarda un po' chi c'è. Questo qui è il dio Knum, che è il creatore delle forme. Non a caso è arrivato nell'onda creatore delle forme. Creatore delle forme perché lui riporterà tutto in armonia e lui incomincia a creare le forme e ci sono i due opposti, Sobek e Horus, e la mia amata Sekhmet in alto che protegge e che vi dice di essere fedeli a voi stessi. Assolutamente. E la grande Sfinge, che sapete che è il grande messaggero, che noi tutti amiamo la grande Sfinge, no? Quindi abbiamo degli aiuti molto potenti, è come se noi fossimo dentro la campana con Sovek e Oros che ci tengono sotto, con chiunque sta creando delle forme, cioè le basi per poter salire e andare verso la grande guaritrice, che è proprio la dea Sekhmet, no? La dea della guarigione. Quindi le possibilità ci sono tutte. Sta sempre soltanto a noi, ricordatevelo, di poter camminare. E chi arriva? Guardate un po', Marte! Il nostro caro Marte, quindi il coraggio di guarire, il coraggio di guardare qualcosa che non vogliamo guardare, il coraggio di andare oltre
le nostre aspettative, il coraggio di andare oltre le nostre credenze, il coraggio di rompere quelle barriere che ci tengono tanto limitanti. Non ci sono limiti e non ci sono regole, le regole le mettete voi. Siate liberi e abbiate il coraggio di essere chi siete. Ok? Buona onda nella mano, vi amo, vi voglio bene e passo la parola al mio Beh, amato. e non leggi l'archetipo? No, non ce l'hai. Ah sì, me lo sono dimenticato, vedi? Ah, ok. Oggi è un giorno mosso, l'archetipo. Leggo l'archetipo ovviamente, scusatemi. Allora, archetipo della mano blu. Io sono l'avatar codificato dalla mano blu. Per il potere del 7, io mi sposto attraverso il tuo mondo. Discendo dalle altezze cosmiche dei 7 cieli. Io detengo le chiavi dei 7 giorni della creazione. Io sono il realizzatore, il costruttore di forme, il costruttore dei mondi che verranno all'interno dell'architettura interdimensionale. Io poso il sentiero della conoscenza da ricordare per te. Conoscere, guarire, realizzare. Queste parole io ti invito pure a realizzare attraverso tutte le tue azioni, perché io sono il custode dell'accordo, vincolando tutta la conoscenza per la guarigione dell'anima del mondo. Il codice è nel mio essere, un enigma avvolto nel mistero, lasciando indizi divini con chiunque io incontri. La mia missione è esemplificare quello che gli altri non hanno ancora conosciuto. Guardate la meraviglia di questo poema, che senza saperlo, perché io non l'avevo letto prima, dice esattamente ciò che vi ho detto prima, realizzare, e guardate che è arrivato il Dio Knun, che è il Dio delle forme, quindi conoscere se stessi, se conoscete se stessi sapete come guarirvi, imparate ad ascoltarvi, conoscete il vostro corpo, conoscete il vostro spirito, accettatevi e amatevi. Solo in quel momento tutto avverrà. E la cosa meravigliosa che c'è questa mano, che cos'è? È un enigma avvolto nel mistero. Perché ognuno di voi è un grande mistero dell'universo. Ognuno di voi è un mistero bellissimo. Nessuno è brutto, nessuno è malvagio, nessuno è non amato. Quindi sentitevi tanto amati e amatevi tanto in questa onda. E poi mi racconterete che cosa è successo. Grazie, grazie a tutti, grazie Aurora, ben arrivata in aeroporto, ti aspetto più tardi. Grazie Nonostante non viene ce tesoro, l'ha fatta. Un bacio. Un bacio. A te, bellissimo. Donato. Non potevi saltarmi proprio oggi l'archetipo perché io non ce l'ho purtroppo oggi dietro e quindi No, no, ce l'avevo, io almeno ce invece sono l'avevo. organizzatissima, invece tu non sei organizzato perché te l'avevo detto. Allora, 15. No, ma il problema è che sì, mi sono perso anch'io, poi sono fuori casa, anche tu sei fuori casa e quindi avevo troppa roba dietro. Ho Sì, ma io detto, vedo tutto organizzato, tutto per organizzato. oggi ne leggiamo solo uno, dico almeno uno però, perché se non ce l'avevi neanche tu non era bello, dai, Allora, almeno uno in perfetto. due, almeno. Prima di partire da Luxor ho organizzato tutte le mie cosine. Bene, bene, brava, perfetto. Bene ragazzi, Grazie, allora grazie, benvenuti. grazie. Grazie E ancora tesoro. cioè, ascoltiamo la voce dello Tolkien Maya. Attenzione. Dunque, allora qua entriamo nella onda numero 3 dall'inizio del computo, quindi abbiamo questa energia blu di trasformazione e il numero 3 che comunque è un numero molto sacro che è ovviamente divino e comprende ed evoca comunque
tutto un ordine appunto che si viene a stabilire. Infatti non a caso sopra questa onda, noi andando dalla mano verso la tempesta cosmica, che fa paura solamente a pronunciarla, ed è anche un portale di attivazione galattica questa tempesta, e andremo a portare, diciamo, sulla Terra, perché la mano insieme all'umano viaggia sulla Terra come tipo di pianeta, diciamo, reggente, e quindi dobbiamo non fare, diciamo, il lavoro che per esempio abbiamo fatto nella scorsa onda con il mago, che ci ha fatto comunque viaggiare abbastanza alti per capire qual è la nostra magia, cioè qual è, diciamo, l'incanto che vogliamo realizzare. Ecco, qui ora, su questa onda, subito dopo, avremo la possibilità di trovare i giusti elementi, e proprio io lo chiamo, la mano secondo me è l'alchimista dello Tzolk'in, perché è proprio colui che trova i mezzi più consoni per poter realizzare questa cosa che ha immaginato alle sue spalle il mago. Infatti non a caso il mago sta proprio all'occulto del segno magnetico, in questo caso della mano, proprio perché ce l'ha dietro, appena passato. E questo è in pratica. Il problema è che per trovare la propria, diciamo, la propria guarigione, la propria realizzazione, quindi non dobbiamo fare altro che studiare, diciamo, studiare, conoscere e sperimentare questi elementi, quindi dovremmo affidarci diciamo, allo sperimentare, al buttarci anche tante volte, e stando molto però attenti agli effetti che questi elementi possono dare soprattutto al nostro corpo, perché appunto su questa onda avremo anche la possibilità di guarire profondamente, ma anche nel corpo, perché con la mano e sulla terra si viaggia comunque sulla 3D, ecco, rispetto a prima che si andava dalla quarta dimensione in su con il mago. Adesso qua bisogna scendere giù per terra, e con l'aiuto poi dell'umano, che è il compagno della mano, come diceva già prima Cinzia, bisogna liberarsi comunque per sperimentare, liberarsi dai dogmi, dalle restrizioni, bisogna uscire dalla prigionia del consueto e dello stare sempre con le solite 3 o 4 cose, sapendo che tutto va bene ed è sempre andato bene così. No, se vogliamo veramente conoscere quali sono questi strumenti, queste nostre diciamo doti che abbiamo tutti differenti, per realizzarci, appunto, dobbiamo mettere le mani nella melma, diciamo, per non dire altro, e quindi dobbiamo un po' sporcarci. Stiamo molto attenti nel farlo, perché appunto il corpo è molto sensibile durante questa onda, perché infatti poi alla fine incontriamo quella tempesta e quella dirompenza che ci toglie tutto, cioè ci smonta tutto quanto, e tutto questo va assolutamente a nostro favore, perché senza smontare e senza riguardare le basi noi non possiamo costruire qualcosa che abbia più un senso, un'attinenza alla nostra natura, e quello che richiede la nostra anima. Facendo questo poi ovviamente incontrerà nel tono 11 la sua sfida primaria, che è la terra rossa, e che non è altro che il ricongiungimento fra il maschile e il femminile. Quindi il mascolino, che comunque ha diciamo un po' dominato fino adesso con il patriarcato e tutto quanto, attraverso la terra invece si va a recuperare comunque questo femminino sacro, che ci apre alla sincronicità, e ci apre a un modo di sentire e di comunicare molto più ampio, molto più profondo. Quindi in fedele, diciamo, rispetto, diciamo, nel rispetto con gli elementi che troviamo sulla Terra, quindi sempre nella 3D,
andiamo poi ad aprire questo canale molto più alto che fa da antenna fra la Terra e il cielo, quindi fra la Terra e Urano, perché Urano è colui che governa la Terra rossa, e quindi tutto questo servirà poi soprattutto a risvegliare, a riaccorgersi di questi segni, di questo modo, questo linguaggio di comunicare che è molto più sottile e che attiva anche la telepatia e tante altre cose. Perfetto, quindi poi durante questa onda, appunto nel corso andiamo a incontrare altri elementi. Mi si vede la mano, ma siamo nell'onda della mano e devo reggere il cellulare, quindi vedrete un pezzo della mia mano e ogni tanto. Dunque domani nel giorno di sfida, quindi il tono lunare, incontriamo la stella che non a caso ci torna a chiedere quale arte, quale desiderio e cosa veramente ci fa piacere, cosa che stimola, diciamo, il nostro senso estetico, e qui dobbiamo assolutamente arrenderci e seguire quello che questa stella ci vuole illustrare, ci vuole illuminare. Quindi sarà utile arrendersi alla luce di questa stella, quindi alla luce interiore dell'arte che comunque e dell'eleganza che noi naturalmente attraiamo, ecco, quindi dobbiamo assolutamente seguirla. Poi abbiamo nel giorno 3, abbiamo la Luna che va ad opporsi al tono cosmico, quindi dovranno rompersi questi argini emozionali che mantengono, come dire, in uno stato contrito il nostro sentire. Quindi il nostro emozionale va assolutamente liberato se vogliamo iniziare appunto a guarire quelle ferite che ci portiamo dietro attraverso le nostre molteplici esistenze. Dobbiamo iniziare ad avere il coraggio trovare il coraggio di riaprirle semmai e fare comunque spurgare, fare fluire emozionalmente quello che deve uscire. Solo così appunto troveremo il giusto antidoto, il giusto balsamo. Nel giorno 4 abbiamo il cane e anche col cane esistente avremo questa grandissima possibilità di portare questa grandissima compassione e delicatezza verso una struttura, quindi un veicolo che possa essere appunto benevolo nei nostri confronti. Quindi cerchiamo quali situazioni appunto ci feriscono di più e cerchiamo appunto poi una soluzione a queste, soprattutto fidandoci e amandoci di noi stessi, fidandoci di noi stessi. Poi dopo abbiamo la scimmia intonante, il Kin 31, e con la scimmia intonante attiviamo l'intenzione di utilizzare l'illusione, quindi la magia, il gioco dell'esperimento, quindi in questo caso per la mano, per divertirci e anche osare spingerci oltre i nostri limiti anche a volte per comprendere quali sono appunto le strutture, le prigioni che trattengono la magia e che non la lasciano uscire. Quindi questo gioco e queste regole vengono scoperte con la scimmia in questo tono. Poi abbiamo il tono 6 del umano giallo, che essendo il compagno primario della mano ci offre appunto quell'armonia e quell'ordine nel non essere, come dire, in disaccordo e in disarmonia con la nostra scelta, diciamo, interiore, cioè che le nostre scelte, diciamo, esteriori nella materia riflettano un ordine prestabilito
nella nostra coscienza, ecco, questo stallo umano ritmico. Deve esserci assolutamente attinenza e coerenza fra quello che scegliamo e quello che diciamo abbiamo bisogno veramente di sperimentare in totale libertà e di scegliere proprio liberamente. Poi dopo abbiamo il viandante dei cieli, rosso, risonante, che è il tono 7, e con questo troviamo appunto che la casa che è il nostro cuore fondamentalmente, la ritroviamo in qualsiasi viso, in qualsiasi volto che incontriamo, in qualsiasi situazione e posto al di fuori di noi, sulla terra, diciamo, quindi possiamo viaggiare sicuri, sapendo che in quel cuore c'è la nostra casa, ecco, quindi possiamo aprirci a spazi e a situazioni che prima non consideravamo appunto raggiungibili, perché qui siamo centrati nel nostro cuore. Poi abbiamo il mago galattico, appunto come dicevo, qui il mago porta in realizzazione, quindi in sostanza, ecco, quello che ha tirato giù dal suo, diciamo, dal suo alter ego e dal suo gemello cioè dimensionale parallelo, quindi il mago di se stesso, quello che ha immaginato, ora qui ha proprio gli strumenti pronti anche sulla 3D per poter realizzare quella magia e quell'incanto. Poi abbiamo l'aquila solare 35, e con l'aquila solare abbiamo modo di perfezionare comunque e di credere nella verità, nella luce di quella nostra visione, di quello che ci sia mostrato finora. Abbiamo la certezza che è tutto assolutamente parte di un panorama e di un orizzonte che va sempre di più aprendosi e quindi possiamo atterrare, diciamo, la nostra visione con più decisione, con più sicurezza, per poterla sempre appunto realizzare, portarla in guarigione. Dopodiché abbiamo il guerriero planetario e con il guerriero planetario anche qui ci spingiamo sempre più oltre, sempre più pronti appunto a quella destrutturazione che poi arriverà alla fine di questa onda e che servirà, ma con il guerriero appunto dobbiamo assolutamente capire quali sono i disagi che la mente il più delle volte appunto ci costruisce queste prigioni e ci ingabbia dentro queste paure mentali che non ci fanno uscire allo scoperto. Ecco, con il guerriero planetario invece abbiamo la possibilità di dimostrare quali sono le nostre armi e usare questo scudo per avanzare quindi verso l'ignoto, verso quei tesori che ci aspettano e che quindi ci onorano, insomma, onorano la nostra persona e ci completano. Dopo abbiamo il tono 11, che è appunto la sfida primaria della mano, quindi la terra rossa che apre appunto finalmente questo canale, questa antenna che dalla terra appunto si ricongiunge ad Urano. Urano che cosa fa? Appunto anche lui ci aiuterà insieme al cosmico della tempesta ad erompere per appunto liberare da strutture che non lasciano libero questa energia e queste sottili vibrazioni che potremmo appunto captare ed interpretare attraverso la sincronicità, attraverso il linguaggio dei numeri, attraverso i sogni, attraverso tutto quello che
che ci arriva, e quindi possiamo qua liberarlo e trovare di nuovo questa armonia anche fra il maschile e il femminile dentro di noi, quindi ritornare all'androgeno primario, originario che eravamo, quindi trovare appunto questo matrimonio di nuovo alchemico fra cielo e terra, maschile e femminile. Poi abbiamo nel 12 lo specchio cristallo, e qui abbiamo appunto la certezza di fronte a quello specchio, di fronte a quella trasparenza cristallina che in nitidezza adesso riflette esattamente ciò che abbiamo dentro il cuore, quindi ciò che quindi c'è dietro questo specchio, lo portiamo coraggiosamente di fronte a noi e utilizziamo appunto queste immagini non più per confonderci e confondere gli altri, ma riconoscendoci davanti a questa immagine, e sappiamo che riflette esattamente ciò che portiamo dentro, appunto, che nascondavamo. E poi appunto raggiungiamo questa tempesta finale cosmica che sarà molto dirompente. Questo è l'unico portale insieme alla 239 della tempesta, quindi mi raccomando, qua bisognerà veramente cercare di trascendere tutto il caos che, se non appunto abbiamo lavorato bene durante questa onda, ci si potrebbe presentare davanti e noi non sapremmo dove attaccarci, ecco. Quindi se noi abbiamo lavorato bene lungo tutta questa onda, questo caos che la tempesta porta sarà solo rigenerativo e quindi potrà generare quell'arcobaleno che poi si aprirà attraverso il nostro cuore, attraverso la nostra centratura verso l'esterno, ecco. Quindi nel cosmico della tempesta dobbiamo stare molto fedeli a noi stessi, alle scelte che abbiamo fatto e agli strumenti che abbiamo scelto e alle medicine che abbiamo scelto per guarirci. Insomma, ecco, dobbiamo comunque anche poi essere coerenti in tutto quello che abbiamo fatto finora, abbiamo scelto fino qui. Perfetto, questo è tutto. Grazie mille per l'attenzione, come sempre. Grazie Donato, grazie a tutti. Surprise, ora insolita. E vedremo la prossima onda che ora sarà, non lo sappiamo. Ma chissà dove saremo. Esatto, siamo in diversi posti dove siamo solitamente. Magia. Allora, mi raccomando, mandateci energia, noi che iniziamo a fare questo viaggio iniziatico, e vi porteremo con noi. Fate delle belle porteremo foto. Con noi, no, ma vi terremo assolutamente informati passo passo di quello che faremo, e quindi vi abbracciamo da qui, vi abbracciamo da tutti i luoghi magici che andremo in questi giorni a ricontattare tramite le nostre anime, e vi portiamo con noi in questa grande guarigione. E grazie veramente a tutti, fate una buonissima onda. Buon viaggio e buona onda a tutti. Un bacione grazie a tutti. Ciao Donato, un bacio. Grazie a tutti, ciao, un abbraccio.